Ciao a tutti appassionati di Baldur's Gate 3. In questo video voglio tornare a parlare di combat per approfondire un pochino meglio le sue dinamiche, per svelare alcuni trucchetti, andare più a fondo nella conoscenza di alcune abilità e di alcuni stratagemmi che magari possono aiutarvi e semplificarvi la vita. Nel video precedente, di cui vi lascio la scheda qui sopra, così se volete andarlo a guardare potete farvi un'idea, parlavo di come è strutturato il turno, di come si devono spostare i personaggi. Ho dato un'infarinatura molto generale al combat. In questo invece vorrei approfondirlo un pochino di più, affrontare meglio altri aspetti e svelarvi appunto qualche piccolo trucchetto. Farò tutto questo utilizzando uno scontro che, cioè senza troppo nascondere le cose, cioè la prima volta che sono arrivato in questa situazione ci sono letteralmente morto male. E questa cosa però mi ha dato spunto per fare questo video, per studiare un pochino meglio la situazione, per approfondire meglio le abilità dei miei personaggi e devo dire che sono riuscito a trovare una soluzione che mi ha particolarmente soddisfatto e che mi ha dato modo di comprendere meglio i miei personaggi e le loro capacità e utilizzare anche qualche stratagemma, sfruttare un attimino meglio l'ambiente circostante per mantenere vivi i miei personaggi. Ma prima di passare alla visione del video, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di cliccare sulla campanella in modo tale che possiate seguire tutti i miei prossimi video inerenti a Baldur's Gate, inerenti al mondo degli RPG in generale. eh, Lasciare un commento, lasciate un like, insomma, commentate quello che volete, quello che pensate, lasciate un like a tutti i miei video in modo tale da poter far crescere questa community e poter continuare a portare video inerenti a Baldur's Gate e al mondo degli RPG o dei videogiochi in generale. Per ora vi ringrazio e vi lascio alla visione di questo scontro, così possiamo andare insieme a menare un po' le mani. Un'opzione che avete è separare un personaggio dal resto del gruppo. In questo caso separo il guerriero, il mio personaggio più forte dal punto di vista di punti ferita, di resistenza quindi, che è il personaggio che mi fa un po' da tank del gruppo. Lo separo e lo mando in avanscoperta per capire la reale situazione del pericolo sul campo. Perché mandare avanti il guerriero? Perché il guerriero è il mio personaggio più forte, appunto, e diciamo che in questo caso mandarlo avanti da solo gli dà modo di fare tipo da esca, sopportare magari qualche danno, qualche attacco in più, in modo tale da poterlo portare dove ci saranno i miei compagni che faranno una sorta di imboscata. Si potrebbe fare anche col ladro questa cosa, che effettivamente gode di modalità furtiva, anche il guerriero lo può fare, però il ladro è sicuramente più avvezzo a questa cosa, avendo le caratteristiche, avendo le abilità, i talenti appropriati per poterlo fare. Però in questo caso il guerriero con più punti ferita, con più possibilità di sopravvivere al combattimento, mi è sembrata una scelta migliore. Sarà più utile effettivamente nel conteggio dei danni durante lo scontro. Lo scopo del mio guerriero è appunto quello di fare da esca. E devo dire che tutto sommato la tattica che stanno usando questi due omini, che purtroppo non hanno delle grandissime aspettative di vita, è una tattica comunque sia molto interessante. Stanno lanciando delle boccette incendiarie, sia chiaro che sto parlando di boccette di fuoco dell'alchimista, ovvio, che vanno a creare del fuoco per terra dove i nemici subiranno dei danni. In questo caso gli gnoll che passeranno nel fuoco subiranno dei danni da fuoco ogni turno. Ed è una tattica che penso fortemente di copiare, cercando di ostruire il più possibile il passaggio agli gnoll e cercando anche di preservare la vita di questo povero disgraziato
che vabbè, io ci provo, poi vedremo che cosa gli succederà. Un'altra cosa che potete fare, in questo caso col guerriero, in questo caso con l'Aizel, è utilizzare azione impetuosa, che vi darà un'azione bonus e quindi in questo caso potrete sferrare un altro attacco con l'arco, in modo tale da poter rimanere a distanza, prima di iniziare la ritirata verso la vostra zona di imboscata. Purtroppo per il nostro amico avrà la vitalità di un cerino, però almeno noi avremo il tempo di indietreggiare e arrivare vicini al resto del gruppo, dove la nostra chierica come prima cosa ci lancerà scudo della fede, in modo tale da poter aumentare la nostra classe armatura e quindi avere maggiori possibilità di evitare gli attacchi dei nemici. E come ultima cosa, quando ci avrà finalmente raggiunto il capo degli Gnoll, gli lancerà anche un colpo con fiamma sacra, infliggendogli qualche danno che lo aiuterà ben presto a morire. Un'altra mossa molto forte che potete fare è utilizzare l'incantesimo blocca persone, e si dà il caso che il nostro Carl, il warlock del nostro gruppo, ne sia a conoscenza. Blocca persone è un incantesimo che bersaglia, come dice appunto il nome stesso, le persone, o meglio le creature di fattezze umanoidi. Quindi in questo caso gli Gnoll sono proprio un bersaglio perfetto per il nostro incantesimo. E bersagliare uno di loro ci darà modo di tenerlo fuori dai giochi per qualche turno e poterci concentrare su qualche altro bersaglio. Scegliete accuratamente su quale bersaglio lanciare blocca persone, uno in base alla forza dei vostri nemici, ma soprattutto fate molta attenzione alle percentuali, perché su percentuali basse il blocca persona funziona come un tiro per colpire e potreste rischiare di sprecare l'incantesimo. Quindi in alcuni casi magari è meglio bloccare un personaggio più debole, un nemico più debole con una certa sicurezza piuttosto che rischiare di fallire il tiro. È una buona combinazione anche utilizzare blocca persone unito a fuoco dell'alchimista. Infatti nel mentre il nemico è bloccato tramite l'incantesimo, noi gli lanciamo una bella boccetta di fuoco in mezzo ai piedi in modo tale che nel corso dei turni prenderà danni da fuoco e poco alla volta lo elimineremo anche in questo modo. Arrivati a questo punto dello scontro, lo scontro si ripeterà sostanzialmente con le tattiche utilizzate fino adesso. Qualche cura, qualche scudo della fede. Sfruttate molto bene la ripartizione dei dardi incantati nel caso abbiate uno stregone, perché in questi combattimenti dove i nemici sono tanti, saperli frazionare è secondo me una mossa molto importante per avere una buona ripartizione del danno e soprattutto del danno che è sicuro che vada a segno, avendo dardo incantato il 100% di colpire i vostri nemici. Non voglio dilungarmi troppo ancora in questo combattimento. Spero comunque sia che questo video, questo combattimento sia servito per approfondire un attimino di più il discorso combat, per darvi modo di ragionare, di capire meglio alcune dinamiche e di magari trovare delle soluzioni in più per delle situazioni di combat che troverete nel gioco e che vi metteranno magari in difficoltà. Spero quindi che questo video sia piaciuto, sia servito. Vi ricordo di iscrivervi al canale per l'ennesima volta, di venirmi magari a seguire anche in live su Twitch uno di questi giorni, in modo tale che se avete qualche domanda ne possiamo parlare direttamente in live e spesso e volentieri è molto più facile discuterne direttamente in live. Ragazzi, per il momento è tutto. Gli Gnoll vi assicuro che sono stati sconfitti. Vi aspetto al prossimo video e intanto vado a cercare su Baldur's Gate quale sarà il prossimo scontro, quale sarà il prossimo dungeon che mi metterà in difficoltà. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.
time.